Questa notte Luis e Marlene ci hanno controllato il camper e lo faranno anche questa giornata, visto che noi stiamo andando in centro a Porto. Mauretto in attesa della metro a Porto. Siamo alla fermata di Venda Nova, zona periferica. Aspettiamo la metro, ci sono ancora 6 minuti e in 20 minuti dovremmo essere in centro. Comunque, sì, non è una zona bellissima, ma è comodissima perché guardate dov'è il camperozzo? A 10 metri dalla fermata della metropolitana. E beh, facciamoci due passi e siamo di fronte alla Camera Municipal de Porto, un edificio maestoso. Un po' come Lisbona, comunque anche Porto è un po' su e giù, un po' discesa, salita, discesa, ha tante zone collinari intorno al fiume e quindi il fiume, che anche in questo caso diventa un golfo e sfocia in mare. Siamo all'Iglesias de los Torres dos Clérigos, che è una delle chiese caratteristiche di Porto. La cosa particolare che si può vedere è che tutti i muri sono pieni di muschio. Non so se è dovuto al fatto che questa è una città estremamente umida, effettivamente anche oggi che non piove, però c'è un'umidità latente nell'aria molto forte. Vedi, tutti i muri sono pieni di muschio, di colate. I palazzi sono anche molto belli perché sono una bella architettura. Il problema è che sono scuri, scurissimi, quasi, non si offendano i portuensi, quasi sporchi. Queste qui sono le classiche case che stiamo ritrovando in tutte le grosse città del Portogallo. Questa qui dietro di noi è la famosa Livraria Lello, una libreria storica del 1906 dove all'interno ci sono delle scalinate molto sontuose, baroccate. Il problema è che, come tutte le cose famose, c'è una coda di un'ora per entrare, un'ora. In più si paga 8 euro cada cranio all'ingresso, che eventualmente possono essere scalate dall'acquisto dei libri. Cioè, hanno trovato un modo per commercializzare anche la loro architettura. Il Portogallo ha queste raffigurazioni, sono piastrelle decorate che creano queste immagini. Poi dite che sono io, ma qua c'è una pasticceria che fa i pennofle e i pussofle. Guardate, questi qua sono dolci, guardate, tutti dolci. Guardate qua, la piroccaria, sono dolci a sfondo erotico. giornata uggiosa, siamo sotto l'ombrello, diluvia e arriviamo al fiume Douro. Il cielo grigio non aiuta di certo, però questa parte sul fiume Douro non è male, ha queste belle casette colorate, molti localini, insomma carina.
andiamo a vedere se riusciamo a raggiungere la chiesa là sopra il castello. Dovrebbe esserci una funicolare. Siamo nel quartiere di Ribeira, sul lungo fiume Douro di Porto. Piove di brutto, il quartiere è molto carino, pedonale, molto turistico. Ci siamo fermati per assaggiare l'ennesimo piatto tradizionale portoghese. Ne abbiamo assaggiati tanti a base di pesce. Questa volta ne assaggiamo uno molto particolare, la francesinha. Ve la faremo vedere quando arriva, che è un sandwich con varie specialità dentro e con un uovo messo sopra. Ci siamo nel frattempo assaggiati una bottiglia di vino tinto del Douro. Il Douro è una valle che è a 1 ora e mezza circa da qua, da Porto, verso le montagne. Ci vorremmo andare nei prossimi giorni, anche perché comunque è una valle che è molto bella e c'è del vino ottimo. Questo è un ottimo vino. Salute. Assaggiamo. A voi. 14 gradi, buono. Bello corposo, sì. E il posto si chiama Porto Escondido perché è dietro le mura, là dietro ci sono le mura di protezione della città. C'è arrivata la francesigna. Questo piatto l'avevamo visto e ce l'aveva consigliato Pedro quando eravamo alla costa dell'Avos. Lui ci ha detto che è una specialità tipica di Porto. L'Avos non è poi troppo distante da Porto, ma subisce molto le influenze culturali e alimentari di Porto. Quindi, qual modo migliore di arrivare a chi nel Porto Escondido della Ribeira de Porto per gustare questo piatto? Buon appetito! Piatto molto buono. Mauro, come sempre, non dirà mai che non è buono perché gli piace tutto. Qua si mangia benissimo, in tutto il paese si mangia benissimo. Non facciamo gli italiani che vogliono la pasta con le lasagne, cioè bisogna mangiare piatti locali. Hanno piatti di pesce, soprattutto nel sud, che sono meravigliosi. Baccalao a profusione, ma non solo baccalao, gambas, mariscos, fantastici. Piatti di carne altrettanto validi e queste specialità che sono un po' particolari. Questo è un toast muy ricco con una salsa vagamente piccante e con l'uovo sopra che cioè è un piatto molto semplice ma di una bontà assoluta. Noi non ci sentirete mai parlare male di un paese dal punto di vista alimentare. Mangiamo quello che mangiano i locali sempre e ci troviamo sempre benissimo. Il vino Porto ha dei brutti effetti collaterali. Siamo anche alla cantina della Sandeman, è che siamo a piedi e non possiamo portarmi tutte le botti di Porto che voglio comprare, quindi dovremmo trovare un sistema per venirci col camper o in altre maniere per poter caricare direttamente le bottles of Porto. Ti danno tanto da bere, ti ubriachi e ti danno poi anche da dormire. Quale cantina hai visto, Mauro? Ti faccio vedere questa qua. Impazzisce Mauro in un posto così, pieno di cantine. Non sa più quale scegliere, mi fa entrare in tutte, in tutte.
difficoltà. Troppa offerta, io poi non sono un grosso conoscitore del vino Porto, quindi è difficile poter distinguere qualitativamente una bottiglia dall'altra, per cui veramente quando c'è così troppa offerta sono un po' confuso, non posso dare un'immagine e un'idea precisa. Abbiamo deciso che testiamo un po' di Porto. Partiamo dall'extra dry white allo sweet white, alla rosé, al Tony e al ruby. Ci ha spiegato che la differenza tra il Tony e il ruby è la colorazione, oltre che il testing, ovviamente il sapore. La colorazione brown, quindi un po' marroncina sul Tony, e violet o purple. La Betty è completamente embriaca. Mi gira un po' la testa. Embriaca. 5 degustazioni di Porto e sono andata. Embriaca. È Mauro che regge tutto, porco cane. Reggo anche te. Cosa vuol dire? Non hai bevuto troppo poco? È la Betty che mi fa girare i maroni. Ma cosa ho fatto di nuovo? Ho fatto casino. Come al solito. Ma che casino hai fatto? Con i biglietti della metro. Colpa mia sempre. Succede qualcosa, di chi è la colpa? Mia. Sempre tua. Ma l'abbiamo già detto che siamo un po' ubriachi. Obrigado. Obriaco. Obrigado. Mamma mia, questo Porto mi ha distrutto. Mauro è abituato a bere, io non tanto. Quindi 2 passi sul punto più alto di Porto, alla Miraduro de Serra de Pilar, dove c'è il monastero de Serra. Mauro ride, non so perché. Perché ridi già? Perché siamo passati sotto e stavano facendosi tutte canne in continuazione. Tra l'odore della marijuana e i 5 bicchieri di Porto comincio ad essere fumentino. Quindi rido facile. Ah, ecco perché. Anche qua, pur non avendo mai vinto, li abbiamo sempre buttati fuori noi, quindi anche questo è uno stadio dove comunque abbiamo fatto la nostra storia. La polizia. Polizia! Amigos, estaba aquí un problema, más tarde lo resolvido. Una fragoletta aquí. Luis, manca Marlene, ci parleremo dopo. Ok, la saluteremo dopo, después, si saluta. Per tutti i camperisti che su Park4Night cercano dei posteggi nella zona di Porto, c'è questo posteggio gratuito a Venda Nova, che è un po' fuori città. In periferia. Però siamo a 10 metri dalla stazione della metropolitana e in un quarto d'ora si è in centro. E quindi è estremamente comodo, parcheggio gratuito e soprattutto la cosa importante è che abbiamo qua Marlene e Luis che sono qui con il loro camper disegnato da un italiano
questo graffito gliel'ha fatto un amico italiano, che controllano tutti i camper e quindi lo potete lasciare in assoluta sicurezza. Lo fanno gratuitamente, non vogliono essere pagati. Se poi gentilmente qualcuno vuole offrirgli una birra o una bottiglia di vino, Sì. è sempre ben gradita, ci mancherebbe. Claro. Claro che sì. Sono due persone meravigliose che da oggi sono anche amiche di Sailing Ronic. Esatto. Quindi li troverete nel nostro canale Sailing Ronic. Quindi vi ricordiamo, chi volesse venire a Porto venga in questo parcheggio e loro faranno da custodi dei vostri camper. Cosa volete di più dalla vita? Então, muito boa tarde, meus queridos amigos. É sempre um prazer ter aqui gente italiana neste parque, assim como tenho conhecido muita gente italiana e muito gentil. Vocês são um casal espetacular. Espero que tenham uma boa viagem até a Itália. Chamo Luís Rui, minha mulher Marlene, eu sou pessoa. Quindi buon pomeriggio. Ma cari amici, è sempre un piacere avere degli italiani qui in questo parco. Così come voi avete conosciuto tanti italiani molto gentili. Siete una coppia spettacolare. Spero che tu abbia fatto un buon viaggio fino a quando. Para todos italianos e este casal também muito querido. Foi um prazer conhecê-los aqui no Parque Venda Nova. Assinado Luís Rui Marlene. E anche questa coppia è dolcissima. È stato un piacere incontrarli qui al Parco Vendanova assinato Luis Rui Marlene. Obrigada! Gracias! 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 Obrigado! Ciao! Ciao! Quarto! Ciao! Grazie! Grazie! Ciao! 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 Ciao Italia! Torino! Venga! Forza Inter! Viene, viva l'Italia! Italiano! Amore mio! Ciao Luis, ciao Marlene, volevamo salutarvi ma non ci siete stamattina qui, quindi noi ripartiamo, vi ringraziamo nuovamente, siete stati gentilissimi e alla prossima volta che torniamo qui sicuramente possiamo salutarvi. Un abbraccio e un bacio. Ciao Luis, ciao, Ciao. Marlene. Turista fai da te? No al P-Tour? No, il pittore. Ti stai specchiando e quindi ti sistemi i capelli? Hai il ciuffo, Mauro, inutile. Mi piace il ciuffo. Sei ciuffolo, come dico io. Sono ciuffoloso. Quindi è estremamente comodo. Il parcheggio. Rifa! Oggi abbiamo degustato un porto della città di Porto in un locale giù al porto di un tifoso del Porto. Buono. Non aggiungo altro.